Immaginate un luogo dove i sogni prendono vita, un posto dove la magia non ha età e ogni dettaglio racconta una storia. Disneyland Paris è più di un parco divertimenti, è il simbolo di un uomo visionario, Walt Disney, nato dal desiderio di portare la meraviglia e l'incanto di Disneyland anche in Europa. In questo viaggio esploreremo le origini di questo luogo amato da milioni di visitatori. Preparati a vivere la magia da una prospettiva tutta nuova. Tutto ebbe inizio alla fine degli anni '80, quando la Walt Disney Company decise di espandere la sua magia anche in Europa. Dopo il successo di Disneyland in California e Walt Disney in Florida, l'idea di un parco tematico europeo prese forma. Qualche tempo dopo, nel 1987, venne firmato un accordo tra il governo francese e la Disney per costruire il parco a circa 30 km da Parigi. L'obiettivo dell'allora amministratore delegato Michael Eisner era stato quello di creare il più bel parco a tema di sempre. Per soddisfare il gusto raffinato degli europei, Michael esortò l'Imagineering a superare la straordinaria attenzione per i dettagli degli artisti originali per immergere il più possibile i visitatori nelle magiche storie Disney. E quindi, dopo anni di trattative e un investimento di 7 miliardi di dollari, Euro Disney venne inaugurato il 12 aprile 1992. Euro Disneyland, officiellement ouvert! Un regno magico composto da 5 fantastiche aree tematiche, ideate dalla fantasia di Walt Disney, ognuna con una propria atmosfera e attrazioni uniche. Main Street USA, una strada in stile americano dei primi anni del Novecento, con negozi, ristoranti e un'atmosfera nostalgica. È l'ingresso principale del parco e conduce verso il castello della Bella Addormentata. Frontierland, un'area ispirata al Far West americano, con attrazioni come Big Thunder Mountain e la Phantom Manor. Rievoca il fascino della frontiera tra canyon, miniere e città western. Adventureland, un mondo di avventura e mistero ispirato alla giungla, ai pirati e alle storie esotiche. Ospita attrazioni come Pirati dei Caraibi e Indiana Jones. Fantasyland, l'area senza dubbio più fiabesca del parco, dedicata alle storie classiche Disney come Biancaneve e Alice nel Paese delle Meraviglie. Al centro svetta il simbolo del parco, il castello. Discoveryland, un'area futuristica ispirata ai racconti di Jules Verne e celebra la scienza e l'esplorazione dello spazio. Il progetto finale prevedeva l'apertura anche la realizzazione di 7 hotel, ognuno con un tema diverso. Il Disneyland Hotel, il regno delle fiabe per le principesse e i principi Disney. A 2 passi dall'ingresso del parco Disneyland, accoglie gli ospiti con tocchi di pura magia. Disney Hotel New York, che nel 2021 è stato totalmente restaurato, un posto sicuramente magico per tutti i fan degli universi Marvel. Disney Newport Bay, situato nelle sponde del lago Disney, ispirato alle tenute costiere del Novecento con camere curate nei minimi dettagli. Disney Sequoia Lodge, un luogo fantastico circondato da alberi sulla riva del lago Disney. Si presenta come un accogliente rifugio di montagna e offre un'atmosfera da sogno. Disney Hotel Cheyenne, un hotel a tema vecchio West ispirato ai film Toy Story e allo sceriffo Woody. Disney Hotel Santa Fe, un'oasi di comfort sulla Route 66 con stanze luminose e ispirate al mondo Disney, Pixar, Cars. Disney Davy Crockett Ranch, un luogo rilassante nella terra dei pionieri, un rifugio nella natura con un tocco di magia Disney. 7 hotel per un totale di 5.800 stanze a tema. Il parco quindi si ispirava al classico Disneyland californiano, ma con un tocco unico, mescolando lo stile Disney con la cultura europea. Sebbene l'apertura fosse molto attesa, i primi anni furono però caratterizzati da una serie di problemi, che misero a serio rischio il successo dell'intero progetto. La scelta di costruire in Francia fu criticata da alcuni europei che consideravano Disneyland un simbolo americano e quindi venne accusato di voler imporre valori e tradizione statunitensi. Poco dopo l'inaugurazione, la Francia entrò in una profonda recessione economica, che coincidendo con la cattiva critica della stampa ebbe come risultato un'affluenza di visitatori molto più bassa del previsto. Gli hotel erano occupati poco più della metà e il costo del biglietto d'ingresso venne ritenuto troppo alto e dopo appena 2 anni dall'apertura il parco rischiò quasi il fallimento.
La Disney mise un po' in ordine le idee. Come prima cosa proposero prezzi ben più convenienti e più vicini alla realtà europea e misero in atto un'attenta strategia di marketing. Decisero quindi di innovare e migliorare tutto ciò che si poteva fare e poco tempo dopo vennero presentate delle nuove attrazioni, tra cui il famoso Launch Coaster Indoor Space Mountain, dove si veniva e si viene tutt'oggi sparati magneticamente in questa enorme struttura al chiuso, tra curve mozzafiato e una miriade di avvitamenti, tra musiche e tanti effetti speciali, che nel corso degli anni hanno subito vari cambiamenti. Oggi l'attrazione presenta il tema di Star Wars con il nome di Star Wars Hyperspace Mountain. Oltre all'innovazione della Space Mountain, venne inaugurato il 16 marzo 2002 il secondo parco a tema, i Walt Disney Studios, un parco dedicato al mondo del cinema, dell'animazione e della produzione televisiva, e offriva ai visitatori un'esperienza dietro le quinte della magia di Hollywood. L'idea era stata quella di creare un parco simile agli Hollywood Studios di Orlando. L'apertura della Tower of Terror diede un forte rilancio alla ripresa economica. Venne inaugurata qualche anno dopo, nel 2007, diventando una delle più popolari al parco. Si tratta di una versione riadattata presente già nei Disney Hollywood Studios in Florida e parla di questo albergo lussuoso degli anni 30 che subì un tragico incidente. Durante una notte tempestosa un fulmine colpì l'edificio mentre 5 ospiti stavano salendo sull'ascensore, evento che li fece scomparire misteriosamente, e quindi durante il viaggio in ascensore i visitatori vivranno un viaggio paranormale, culminando con una caduta libera mozzafiato di 55 metri. Tra le innovazioni del parco spiccò anche l'emozionante spettacolo serale che offriva e offre tutt'oggi ai visitatori un'esperienza incantevole, combinando proiezioni mozzafiato, giochi di luci e una colonna sonora coinvolgente. Il tutto ambientato sullo sfondo del magico e maestoso castello della Bella Addormentata. Il 27 febbraio 2018 il presidente e CEO della Walt Disney Company, Robert Iger, annunciò un nuovo piano di espansione di ben 2 miliardi di euro e dalla durata di 10 anni, che includerà una profonda trasformazione dei Walt Disney Studios con l'aggiunta di nuove aree. La prima, inaugurata nel 2022, è l'Avengers Campus, dedicata ai supereroi. È il primo grande parco Marvel in Europa, dopo il successo di quelli negli Stati Uniti, è stato creato per offrire ai fan un'esperienza immersiva, con personaggi e ambientazioni ispirate ai film della Marvel. Sono presenti 2 attrazioni principali: Spider-Man Web Adventure, dove i visitatori possono lanciare ragnatele e aiutare Spider-Man a fermare i cattivi, e Iron Man's Flight Force, un'emozionante montagna russa a tema Iron Man che porta gli ospiti a volare in un'avventura mozzafiato tra il cielo e lo spazio. Tra le aree in costruzione del maxi progetto troviamo quella a tema Frozen, che sarà inaugurata nel 2026, nel quale sorgerà una dark ride adatta a tutte le famiglie, presente già nel parco Epcot di Walt Disney World in Florida e nella Frozenland di Disneyland Hong Kong. Non mancheranno ovviamente negozi, ristoranti e gli incontri con le magiche principesse. Dopo l'apertura di Frozen a Disneyland Paris, verrà costruita una land a tema Re Leone. Sarà la prima in tutto il mondo Disney e trasporterà i visitatori nel cuore delle savane africane. La maestosa Roccia dei Leoni sarà il portale di accesso per la nuova spettacolare attrazione acquatica, la prima del genere a Disneyland Paris. Il progetto dei prossimi anni sarà tra i più ambiziosi della storia del parco, dalla sua inaugurazione ad oggi, sottolineando gli impegni della società del marchio Disney in Europa. Abbiamo quindi esplorato le origini di Disneyland Paris e di come il parco in tutti questi anni sia diventata una meta ambita in tutto il mondo. Ma non finisce qui. Nei prossimi video di questa serie ci addentreremo, faremo un viaggio nelle attrazioni del parco che rendono questo luogo unico e magico. E quindi se vuoi scoprire i segreti e le curiosità dietro le sue attrazioni più celebri, non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti nulla. Primo episodio terminato, ci vediamo presto. Ciao!